Buongiorno a tutti, grazie per essere qui a questa conferenza stampa importante. Oggi ci occupiamo di un tema di straordinaria attualità, quale è la sarcopenia. Sarcopenia è una condizione molto diffusa nei pazienti fragili. Ovviamente il Covid ha acuito questa situazione e dalla ricerca italiana, dall'innovazione italiana, emerge uno studio importante che permette di migliorare anche la funzionalità respiratoria nei pazienti colpiti dal Covid grazie all'utilizzo di un integratore. Ma più in generale oggi ci occuperemo di sarcopenia a 360 gradi con alcuni dei massimi esperti che avrò senz'altro a presentare. Da un lato Carolina Bologna, dirigente medico presso la medicina interna dell'ospedale del Mare di Napoli, Edoardo Pone, responsabile clinico subintensiva del Covid, sempre dello stesso ospedale del Mare di Napoli, e Renzo Rossini, direttore del Dipartimento di Geriatria della Fondazione Poliambulanza di Brescia. Come sempre in queste conferenze stampa la prima parte sarà esclusivamente dedicata a una mia chiacchierata con i relatori, poi i giornalisti avranno, vedo che già numerosi, siete già 32 partecipanti, potranno porgere le domande che io farò direttamente ai nostri relatori. Cominciamo a affrontare questo studio pubblicato, uno studio tutto italiano, che correla l'utilizzo dell'arginina nei pazienti colpiti da Covid. Dottoressa Bologna, che cos'è questo studio? Quali risultati, perché l'avete fatto e quali risultati ha prodotto? Sì, allora diciamo che fin dai primi mesi della pandemia avevamo già osservato come questi pazienti presentassero un declino della forza e della massa muscolare, notevolmente più importante rispetto ad altre patologie. E i motivi di questa sarcopenia acuta correlata al Covid sono molteplici. Poi nel corso insomma di questa conferenza i miei colleghi spiegheranno molto bene quali sono i possibili elementi che determinano la sarcopenia. Senza dubbio l'infiammazione sistemica, la tempesta citochinica, la prolungata permanenza di questi pazienti nel letto. Consideriamo che sono pazienti comunque ricoverati in degenza di subintensiva con un supporto ventilatorio, per cui costretti alla posizione supina o talora prona, laddove avevamo problemi appunto di ventilazione. L'utilizzo del cortisone, ma soprattutto il ridotto apporto nutrizionale, perché questi pazienti non riescono ad alimentarsi in maniera sufficiente, in quanto sono costretti ad indossare il casco o la maschera total face per la maggioranza delle ore della giornata, per cui un pasto è molto difficile, diciamo, da completare nel corso di una degenza di questo tipo. Di conseguenza la forza e la massa muscolare ne risentono notevolmente anche nei soggetti giovani. Abbiamo osservato il problema anche nei pazienti sportivi, pazienti che avevano una storia anche di agonismo, che presentavano una notevole astenia sia nelle prime fasi del ricovero, ma anche in quella che poi abbiamo definito long Covid, cioè anche nella dimissione i pazienti avevano una notevole difficoltà nel recuperare la funzione muscolare persa. Per cui dal 1° maggio del 2020 fino al 31 giugno del 2021 abbiamo avuto la possibilità di studiare la forza muscolare dei nostri pazienti ricoverati nelle unità di terapia di subintensiva dell'ospedale del Mare. Ovviamente grazie anche alla collaborazione dell'ASL Napoli 1 che ci ha concesso, diciamo, l'approvazione del comitato etico. E come abbiamo valutato? Erano pazienti difficilmente trasportabili perché erano pazienti ventilati, per cui abbiamo pensato delle metodiche che in maniera oggettiva potessero studiare la sarcopenia dei pazienti direttamente a letto dell'ammalato, con metodiche appunto bedside, a letto del paziente, metodiche molto semplici come l'hand grip, cioè l'utilizzo di un dinamometro che consente di valutare la forza di presa della mano, e mediante l'ecografia bedside che valuta lo spessore del vasto laterale del femorale, del muscolo femorale, del quadricipite femorale. Le misurazioni venivano fatte al momento dell'ospedalizzazione
e venivano poi ripetute al momento della dimissione, generalmente del trasferimento del paziente in una unità operativa non subintensiva come poteva essere appunto una medicina Covid. Abbiamo confrontato questi valori in due gruppi di pazienti. Un gruppo di pazienti trattati con Argivit, questa bustina che contiene all'interno solo arginina, ma contiene all'interno anche altri oligoelementi molto importanti come la vitamina C, la vitamina E, il selenio, il magnesio, l'L-carnitina, la creatina. Abbiamo creduto nella sinergia di tutti questi elementi, non solo nell'arginina, ma in realtà nella sinergia di tutte le altre sostanze. Quindi a un gruppo di pazienti abbiamo dato una bustina di Argivit al giorno e abbiamo confrontato i valori di questi pazienti con un gruppo di controllo. Se chi ha letto insomma lo studio avrà visto quelli che erano gli esami ematochimici di questi pazienti. Abbiamo ovviamente escluso tutti coloro che presentavano grosse patologie, importanti comorbidità, quindi insufficienza renale epatica di grado severo, pazienti anasarcatici che presentavano degli edemi importanti per cui avrebbero inficiato poi la nostra ecografia bedside, o pazienti che avevano già una storia di abuso cortisonico, pensiamo ai nostri pazienti ricoverati con artrite reumatoide o con altre malattie autoimmuni. Esclusi questi, abbiamo invece incluso pazienti che avevano dei valori sostanzialmente sovrapponibili di creatinina, transaminasi, emocromo, glicemia, quindi in maniera tale da rendere quanto più omogenei i due gruppi e rendere statisticamente significative poi le differenze in termini di ospedalizzazione, durata della degenza, ma soprattutto forza muscolare e spessore. Ebbene, a distanza quindi di 3 settimane dall'ingresso fino alla dimissione, i risultati sono stati sorprendenti. Diciamo, i risultati ottenuti dal nostro servizio di statistica sono stati molto molto confortanti. Ci siamo resi conto che i pazienti trattati con Argivit mostravano un migliore mantenimento della forza muscolare. Ovviamente entrambi i gruppi mostravano una sarcopenia, ma quelli trattati con Argivit mostravano una minore riduzione della forza di presa, così come mostravano una minore riduzione dello spessore del quadricipite. Questa migliore performance muscolare aveva notevoli ripercussioni anche sulla performance respiratoria del paziente. Erano pazienti che rispondevano meglio alla ventilazione, che riuscivamo a svezzare con più facilità, quindi a passare agevolmente dalla maschera total phase o dal casco agli alti flussi e poi progressivamente alla Venturi, all'ossigenoterapia, e quindi potevamo più facilmente trasferirli in medicina. Questo che cosa significa? Che la degenza durava senza dubbio di meno, che i pazienti presentavano minori rischio di complicanze legate al ventilatore, come possono essere appunto le infezioni ospedaliere. E anche dal punto di vista psicologico, il paziente mostrava maggiore energia, maggiore capacità di recupero e soprattutto di credere in se stesso e nella capacità di poter sopravvivere alle infezioni e di potercela fare. Quindi anche in termini di costo sanitario abbiamo cercato di elaborare quali potessero essere i vantaggi. Una degenza ospedaliera che dura 7-8 giorni meno ha senza dubbio in termini di economia sanitaria un impatto notevole. Un paziente che viene dimesso più precocemente ovviamente comporta dei vantaggi a tutti, non solo al paziente ma anche all'economia dell'ospedale stesso. E poi ancora in termini di indice di massa corporea, questi erano pazienti che dimagrivano di meno rispetto al gruppo non trattato e per quanto riguarda invece la mortalità, di questi 40 pazienti purtroppo una parte è finita in terapia intensiva, quindi non ha avuto un esito favorevole. Confrontando i due gruppi, la mortalità del gruppo non trattato è stato praticamente il doppio, cioè abbiamo avuto 6 pazienti ricoverati in terapia intensiva e poi deceduti rispetto a 3 pazienti che invece purtroppo appartenevano al gruppo trattato che hanno avuto una prognosi sfavorevole. Ovviamente ci rendiamo conto che il numero del campione considerato è esiguo, sono solo 40 pazienti, ma poiché i risultati sono talmente evidenti, siamo convinti davvero della potenzialità di questo prodotto nella cura della sarcopenia relata all'infezione virale, ma non solo.
abbiamo in mente un altro progetto di studio che valuterà la sarcopenia anche nei pazienti internistici ricoverati per altre ragioni, per altri motivi, e non solo strettamente correlati al Covid. Quindi questo è un progetto che svilupperemo nei prossimi mesi. Grazie, grazie dottoressa Bologna per aver illustrato. È chiaro, e lo diciamo in modo assolutamente lineare, non si tratta di un rimedio contro il Covid, Assolutamente. può essere utile un integratore, quindi un integratore a disposizione di tutti i cittadini a base di arginina, creatina, L-carnitina, vitamina C ed E, può aiutare a contrastare la sarcopenia in un setting di pazienti complesso come quello che avete analizzato voi. Lo studio importante è stato pubblicato su una rivista indexata. Edoardo, dottor Pon, ecco, è stato già accennato, quali sono i collegamenti fra debolezza muscolare e Covid in questi pazienti? Guardi, innanzitutto dobbiamo pensare che i pazienti che erano ricoverati in medicina subintensiva Covid presentavano, si sente la mia voce? Sì, sì. Sì. Si sente? Sì. Sì, sì. Presentavano una insufficienza respiratoria di tipo 1. Questa insufficienza respiratoria, che determinava un'ipossia importante, determinava un'altra situazione, che è l'aumento del respiratorio. Ti sentiamo male. Questa insufficienza legata allo stress ossidativo dovuto alla cascata infiammatoria, condizioni di dover essere trattato assolutamente. Pronto? Non si sente. Si sente adesso? Edoardo, puoi togliere il video, magari sentiamo meglio adesso, la voce. Togli il video. Adesso si sente? Adesso sì, prova. Naturalmente questi pazienti che presentavano questo notevole e accelerato drive respiratorio ci ha messo un po' in crisi all'inizio, per cui con la dottoressa Bologna, che è un'esperta di medicina interna ma anche di urgenza medica, abbiamo detto che cosa possiamo fare per questi pazienti. Tenete presente che quando vedevamo che la massa muscolare dei nostri pazienti diminuiva giorno dopo giorno, abbiamo pensato che anche il motore della respirazione, che è il diaframma, potesse assottigliarsi sempre di più. Naturalmente la valutazione del muscolo diaframma era difficile da valutare, per cui abbiamo scelto un altro tipo di muscolo e abbiamo notato che quindi i nostri pazienti, innanzitutto, che erano sempre con maschera, come ha detto la dottoressa, e ventilati, anche con il supporto nutrizionale che potevamo fare, comunque c'era comunque una carenza di elementi. Quindi abbiamo detto che cosa possiamo dare a questi pazienti e abbiamo pensato di utilizzare l'arginina, che è un forte stimolatore dell'ossido nitrico, e della vitamina C, che è un potente antiossidante, e i risultati poi alla fine sono stati, diciamo, messi in evidenza con questo piccolo studio che ci ha dato la possibilità di spezzare i pazienti dalla terapia subintensiva e di passarli in medicina Covid e di ridurre anche le giornate di ventilazione e le giornate di degenza in senso assoluto, con una riduzione anche del passaggio in terapia intensiva. Ecco, questo prego Edoardo. Sì, mi sente? Ok, hai concluso questa parte? Sì. Ok. Sì. Questo studio è uno studio 40 persone, però interessante, stimolante, perché in un periodo come questo in cui c'è necessità, evidentemente purtroppo il Covid non ci ha ancora abbandonato, per cui è importante fare cultura e attenzione verso questi pazienti che continuano ad affollare le nostre divisioni. Sì, ancora 10 minuti ho finito. All'interno però di un tema più ampio come quello della sarcopenia. Noi sappiamo, dottor Rozzini, che la sarcopenia ovviamente non riguarda solo i pazienti Covid, ma è una condizione tipica dell'età più avanzata. Ecco, che cos'è la sarcopenia? Perché è così importante nel paziente anziano, Renzo? Allora, questa domanda mi dà lo spunto per affrontare
in termini più generali il problema della patologia acuta nel paziente anziano. Voi sapete che Brescia è stata travolta dalla pandemia Covid assieme a Bergamo e Lodi, Cologno e qualche altro paese. Il mio ospedale, per far riferimento, per dare un esempio, nel marzo del 2020 un ospedale di 600 posti letti era occupato da 460 pazienti affetti a malattia Covid, con 80 pazienti in terapia intensiva. Quindi noi abbiamo sperimentato il problema della patologia acuta in pazienti di qualsiasi genere, tenendo conto che erano pazienti che almeno all'inizio erano di età non estremamente avanzata, erano pazienti che avevano l'opportunità di avere contatti sociali e quindi di ammalarsi, quindi erano pazienti di età media di 65-70 anni. Bene, questi pazienti che abbiamo visto in tutti i loro percorsi con delle prognosi che sono state almeno nella prima ondata molto sfavorevoli, dimostravano quando la malattia si fosse conclusa, cioè quando in qualche modo avessero superato la fase più critica e fossero sopravvissuti alla malattia, un invecchiamento che era una condizione che poteva essere, diciamo, sovrapponibile alle persone di 10 anni più di loro. Quindi la malattia Covid ha prodotto in questi pazienti un invecchiamento. Quindi il modello è bellissimo, questo studio, perché diciamo permette di applicare diciamo delle considerazioni in pazienti più giovani, ma applicarli in età avanzata. Ed è giusto questa idea di proseguire lo studio andando a valutare non più il Covid, speriamo mai più il Covid, ma anche le altre patologie acute, come sono in grado di interferire sullo stato di salute complessivo della persona, che in questo caso ha a che fare con la patologia acuta. Cioè la patologia acuta interviene sugli organismi fragili in modo devastante, cioè modificando il loro stato di salute complessivo da una condizione compensata a una condizione di disabilità. Teniamo conto che la sarcopenia e la fragilità sono strettamente imparentati col problema della disabilità, e quando noi ci troviamo di fronte alla sarcopenia, che non necessariamente è fragilità ma molto spesso lo è, la fragilità che non necessariamente sovrapponibile alla disabilità ma molto spesso la condizione noi dobbiamo trovare un sistema in grado di intercettare qual è il rischio e di prevenire la disabilità, che è la condizione più grave della persona anziana. Allora, per tornare a bomba, sarcopenia significa riduzione della massa muscolare e conseguente riduzione della forza muscolare, che sono dei fattori che predicono in qualche modo la fragilità o ne sono un marcatore, se non diciamo che spiega completamente la fragilità, e sono dei predittori di disabilità. La patologia acuta ha quasi sempre a che fare, almeno dal punto di vista clinico, con la sarcopenia, cioè la riduzione della massa muscolare e la riduzione della forza muscolare. Questo comporta che noi, che significa, laddove noi intercettiamo la sarcopenia, una prognosi più sfavorevole. Laddove quindi noi vediamo che esiste una sarcopenia, pensiamo a una condizione di fragilità, e laddove esiste la fragilità pensiamo che l'evento di una malattia acuta possa essere così dirompente da produrre delle disabilità di tipo catastrofico. Allora il primo punto è quello di intercettarla, cioè quando un paziente viene ricoverato in ospedale, a mio avviso, al di là degli aspetti, diciamo, sarebbe ottimale andare a testare la sarcopenia come è stato fatto nello studio, ma io credo che già avere un'idea che il paziente possa essere sarcopenico, e questa idea ci può venire soltanto, ad esempio, attraverso la stretta di una stretta di mano, o ancora più semplicemente quantificabile attraverso la disponibilità di uno strumento, di un hand grip in qualsiasi struttura medica, ci permetterebbe di capire se un paziente è a rischio o meno di complicanze o di un percorso più difficile all'interno dell'ospedale. Quindi il primo aspetto è quello della prevenzione. L'altro punto è come fare per, una volta che abbiamo intercettato, come si dice, a evitare che questa condizione si manifesti. Allora, noi diamo poco spazio all'integrazione all'interno degli ospedali, poco spazio anche alla malnutrizione. Teniamo conto che
comunque gli ospedali moderni non sono più fatti per le degenze lunghe, sono occupati prevalentemente da pazienti chirurgici, la degenza media di un ospedale moderno è di circa 5 giorni, quindi diciamo che l'aspetto nutrizionale è stato in qualche modo trascurato dall'ospedale, e lo è trascurato non solo negli aspetti, nei reparti medici dove tutto sommato si presta attenzione al problema o si presta più attenzione, ma soprattutto nell'ospedale chirurgico, dove si creano invece delle condizioni che sono in qualche modo paragonabili agli eventi Covid, cioè tu hai una condizione di fragilità che è sempre più rappresentata perché con la chirurgia mini-invasiva o con la disponibilità delle rianimazioni operi pazienti sempre più anziani e sempre più fragili, e tieni i pazienti non nutriti o non alimentati per qualche giorno, e questo comporta in condizioni di predisposizione, cioè di sarcopenia, di fragilità, delle condizioni che chiamiamolo in termine, come si chiamano in termine tecnico, condizioni catastrofiche. Quindi bisogna fare la prevenzione e avere in testa anche che cioè bisogna intercettare il problema e avere in testa che la prevenzione può essere utile attraverso un'attenzione agli aspetti nutrizionali. Bene, la malnutrizione è una condizione invariabile nell'ospedalizzazione. Se si può fare qualcosa si deve fare, e a mio avviso si deve fare con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, compreso ad esempio questo integratore con l'Argivit, che contiene aminoacidi, contiene micronutrienti, contiene vitamine, che hanno comunque una vita non molto lunga, cioè non stiamo parlando di qualcosa che si accumula, ma di qualcosa che come si dice, che se ne va molto rapidamente. Teniamo conto, ad esempio, le vitamine hanno una vita di 15 giorni, benissimo, una persona che è malata viene in ospedale, probabilmente ha avuto delle carenze nutrizionali prima del ricovero, le ha sicuramente durante l'ospedale, e quindi allora noi abbiamo sempre snobbato il problema della supplementazione, probabilmente dovremmo avere una maggiore attenzione a questo aspetto, che deve essere integrato ovviamente con altre valutazioni, perché se io parlo di alimentazione devo vedere anche gli aspetti meccanici, cioè la disfagia, la possibilità di deglutire, o ancora quelli che, come si dice, complementari, tipo la mobilizzazione dei pazienti, un po' di attività fisica che va. Quindi direi che per me è centrato molto, è molto forte questo studio qui dal punto di vista teorico, non solo dal punto di vista dei risultati, perché ci impone un'attenzione ad un problema grave, un problema severo che deve essere considerato. È considerato ed è sempre di più considerato anche in due altri aspetti, che sono, diciamo, le condizioni mediche che sono di pazienti che sono candidabili a procedure ad alta tecnologia. Vi faccio un esempio. Ad esempio, noi da 5 anni valutiamo i pazienti che devono essere sottoposti a procedura TAVI, e tutti questi pazienti fanno delle prove cioè in questi pazienti si studia la sarcopenia, si studia la fragilità, perché sappiamo che laddove intercettiamo una debolezza muscolare nelle donne e nei maschi di 20-30 kg rispettivamente, piuttosto che una fragilità, che significa affaticamento, difficoltà nel percorrere nello stesso periodo, diciamo alla stessa velocità dei piccoli tratti del corridoio e così via, le prognosi sono sfavorevoli. Quindi l'idea è già in qualche modo deve essere presente, già presente in alcune aree iperspecialistiche, sulle quali noi dobbiamo lavorare ancora di più attraverso degli interventi che in termine molto pomposo si possono chiamare di preabilitazione. Io direi bisogna stare attenti chi sono i pazienti, cioè se questi pazienti sono sarcopenici e fragili, noi dobbiamo intervenire su questi pazienti con gli strumenti che abbiamo a disposizione, che non sempre possono essere l'attività fisica, perché un paziente che ha una stenosi aortica non è che possa fare le corse, ma la supplementazione nutrizionale potrebbe essere utile. Quindi da un lato i pazienti che li chiamiamo gli ultraottantenni o anche 85 anni, che sono candidati a procedure ad alta tecnologia, per i quali cioè il medico intravede l'utilità di un intervento tecnologico, intravede che il paziente si possa giovare in termini di salute, e dall'altro lato invece alle condizioni di cronicità
che sono quelle dei luoghi della cura di lunga assistenza, come ad esempio delle RSA. Anche lì l'aspetto nutrizionale è un aspetto che deve essere presidiato. Devo dire che è molto più presidiato nelle RSA forse che non nelle strutture ospedaliere, quindi lì troviamo sfondiamo una porta aperta. Semmai bisognerebbe lì intervenire più sugli aspetti qualitativi, ma certamente i medici che lavorano nelle RSA o le stesse, diciamo, amministratori delle RSA hanno un'attenzione particolarmente sensibile, anche perché il mangiare tutto sommato rappresenta una delle cose che qualifica la vita delle strutture. Faccio un inciso per dire quanto è importante questo aspetto. Durante il Covid in RSA noi abbiamo avuto, almeno nel bresciano e nel bergamasco, delle mortalità altissime abbiamo avuto, cioè in alcune strutture c'è stata anche la perdita del 30-35% dei pazienti. E quello che è stato interessante nei mesi successivi è stato il reintegro di questi pazienti che non avevano più le stesse caratteristiche dei precedenti. Gli ultimi ingressi delle RSA nelle nostre zone sono stati dei pazienti che erano autosufficienti, cognitivamente integri. Tenete conto che le RSA sono luoghi dove i pazienti, in Regione Lombardia ci sono 60.000 posti in RSA, di questi il 60% sono disabili o hanno demenza, anche di più del 70%. Questi qui sono stati decimati dal Covid e sono rientrati nella struttura, sono entrati pazienti autosufficienti che preferivano la struttura di protezione dell'RSA piuttosto che la solitudine che hanno dovuto vivere in condizioni di lockdown. Bene, questa è la narrazione. La sostanza è che il cibo che doveva essere dato nell'RSA non era più quello di prima, cioè non era più monopiatti, ma chi sta bene voleva i 2 piatti, voleva il primo, il secondo, la frutta, il dolce, eccetera, eccetera. Ed è stata quindi la necessità per dire che le RSA hanno già una sorta di attenzione al fenomeno, che è prevalentemente quantitativo, ma anche qualitativo, quindi anche l'intervento con l'integrazione di nutrienti all'interno delle strutture, a mio avviso, forse è più facile perché trova un terreno già sensibile e nello stesso tempo è più facile anche e forse è meno rilevante, diciamo. Vedo invece importantissimo il problema dell'intervento nelle strutture ospedaliere, perché lì per motivi pratici c'è una sorta di disattenzione al problema, e per me lo studio è molto importante perché un modello che noi non avremmo voluto avere, che è stato quello del Covid, ha messo in luce quanto sia importante invece intervenire per migliorare la prognosi dei pazienti. Grazie. Sono già arrivate 6 domande, comincerei subito con le domande dei giornalisti. La prima, Carolina. Quanti uomini, quante donne, l'età media, cioè l'identikit dei vostri pazienti, dei pazienti arruolati? Sì, allora innanzitutto volevo dire che i pazienti sono 80, perché lei prima ha detto 40, in totale erano 80, siamo partiti da 160 pazienti, poi valutando i singoli criteri di esclusione per rendere omogenei i 2 gruppi siamo arrivati a 40 versus 40. Ovviamente i nostri numeri per fortuna sono stati minori rispetto a quello del collega Rozzini, che nel nord Italia hanno sicuramente avuto, diciamo, un numero di pazienti molto più alto rispetto al nostro, e la nostra unità di terapia subintensiva era costituita da 8 postazioni, da 8 posti letto, e quindi in ogni caso quindi la nostra attenzione nei confronti di questi pazienti è stata altissima, e nell'arco di questi 14 mesi abbiamo cercato quindi di selezionare quelli che potessero essere quanto più omogenei per avere un'analisi statistica quanto più fedele possibile. L'età media dei pazienti è stata di 70 anni e abbiamo avuto una prevalenza nel sesso maschile. Io ho anche insomma delle slide, però mi è stato detto di non condividerle, giusto le apro per me perché Certo. 62% di uomini verso un 38% di donne, quindi una netta prevalenza del sesso maschile, e l'età media è intorno ai 70 anni. Abbiamo avuto pazienti anche di 40 anni, quindi dai 40 fino agli 85 anni. Ok, andiamo avanti con la domanda.
Ecco, che ruolo svolgono le varie componenti dell'integratore? Carolina? Rispondo sempre io. Ok, allora, il dottor Pone già ha spiegato molto bene. L'arginina, senza dubbio, è la protagonista dell'integratore, perché ha un'azione fondamentale anche per quanto riguarda il metabolismo dell'ossido nitrico, quindi una potente azione vasodilatatoria. E nel caso specifico del Covid noi sappiamo che la principale causa di mortalità di questi pazienti è l'endotelite, cioè l'infiammazione dell'endotelio che predisponeva questi pazienti a formare comunque dei trombi nel parenchima polmonare. Quindi riuscire ad entrare proprio nel meccanismo dell'endotelite è sicuramente un'azione molto molto importante. Se a questo aggiungiamo l'azione della vitamina C, che ha una forte azione antinfiammatoria, l'azione diventa ancora più importante. L'aspetto della creatinina e dell'L-carnitina, come ho spiegato prima, agisce prettamente sul trofismo del muscolo e quindi la migliore performance muscolare facilita anche la migliore escursione respiratoria del diaframma, e questo ci ha consentito di abbassare anche i livelli di pressione inspiratoria dei nostri ventilatori e svezzare più rapidamente i nostri pazienti. E poi ancora il selenio, il magnesio. Pensiamo solo al magnesio come stabilizzatore delle membrane o come stabilizzatore dell'umore di questi pazienti. Abbiamo valutato anche l'aspetto psicologico. I pazienti che avevano l'integratore mostravano una maggiore capacità di risposte alle cure e una maggiore serenità nell'affrontare la malattia. Andiamo avanti con le domande. Per il dottor Rozzini, ci sono effetti collaterali dall'utilizzo di questo integratore di Agivit? Allora, io non ho fatto lo studio, quindi posso dire dal punto di vista teorico non ci sono effetti collaterali. La vitamina che predomina è una vitamina idrosolubile e quindi pericolo di accumulo non esiste. Anche la vitamina E, che è liposolubile, è una vitamina che per essere, diciamo, per essere tossica dovrebbe essere somministrata a dosi nettamente superiori rispetto a quella in cui viene utilizzata. Non ci sono effetti collaterali assolutamente, almeno dal punto di vista teorico, poi non so se sono stati rilevati nello studio. No, assolutamente no. Non ci sono. Ottimo. Edoardo, ci sono all'orizzonte altri studi su questo interessante integratore? Cioè ci sono altri setting di pazienti potenzialmente da coinvolgere? Edoardo? Non riesce a sentire. Non a questo punto risponde Carolina. No, ma infatti, vabbè, io l'ho detto anche prima. In realtà, proprio come ha spiegato molto bene anche il professore Rozzini, i medici, internisti in particolar modo, ma anche gli urgentisti, non sono molto sensibili alla tematica della sarcopenia, perché magari è più appannaggio del geriatra, della lungodegenza, dell'RSA. In realtà il Covid ci ha appunto insegnato questo, che la sarcopenia acuta esiste anche nel paziente giovane, anche nel paziente internistico, per cui dobbiamo aumentare la nostra sensibilità nell'osservarla, nel diagnosticarla precocemente, nella intercettarla. Quindi questo è l'insegnamento fondamentale dello studio. Ecco perché noi vogliamo spostare la problematica anche in medicina interna, anche nelle polmoniti non Covid, anche nelle forme di allettamento dovute ad altre ragioni che non siano strettamente insomma di natura infettivologica, ma possono essere di qualunque altra causa clinica. Quindi senza dubbio sì, abbiamo intenzione di iniziare altri studi anche in una tipologia di pazienti differente, proprio per l'impatto che abbiamo osservato sulla mortalità, ma soprattutto, ribadisco, sull'ospedalizzazione e sulla degenza di questi pazienti. Pensiamo anche ad un'eventuale riabilitazione del paziente, riabilitazione motoria. Molto spesso i nostri pazienti internistici poi non vanno a casa, ma vengono trasferiti in strutture riabilitative in base alle patologie che hanno presentato. Mi viene da pensare, non so, patologie di natura ad esempio neurologiche, e in quel caso pensare già nell'atto del ricovero alle modalità di integrazione con nutraceutici o oligoelementi o aminotrofici, senza dubbio, insomma, può essere molto molto importante nello sviluppo e nella prognosi di questi pazienti anche a lungo termine.
Grazie, andiamo avanti. Renzo, la sarcopenia può colpire anche persone più giovani, cioè dai 45 ai 60 anni? Se sì, i sintomi sono gli stessi? I sintomi sono gli stessi, può colpire qualsiasi persona. Il Covid è stata veramente la manifestazione di che la tua domanda ha significato, nel senso che abbiamo visto degli invecchiamenti repentini in persone che erano altrimenti valide, soprattutto nella prima fase, cioè cinquantenni che dimostravano 70 anni alla fine del trattamento, quelli che sono stati colpiti ovviamente da una polmonite severa, e mentre nelle persone più vecchie, almeno all'inizio, la malattia è stata mortale, quindi non abbiamo neanche avuto l'opportunità di vedere quali. Quello che diceva prima la dottoressa Bologna, che per me è fondamentale, è l'attenzione che dobbiamo prestare a queste condizioni, cioè noi dobbiamo intercettare il problema. Se un paziente al domicilio era un paziente che cammina, che va in automobile, lo vediamo in ospedale, che a seguito di una malattia che non colpisce le gambe, cioè l'apparato locomotore, ma non so, per una malattia infettiva che può essere un'urosepsi piuttosto che uno stato settico da polmonite, in ospedale non è in grado di alzarsi dal letto, vuol dire che il suo fisico è un fisico fragile, e questa diciamo fragilità sottende necessariamente una sarcopenia. Allora noi dobbiamo pensare a questi pazienti come pazienti che devono essere monitorati su tutti i punti di vista, non è soltanto la terapia antibiotica. E se un paziente che prima camminava adesso non cammina più, sicuramente fa fatica anche ad alimentarsi, magari farà meno fatica, ma sicuramente avrà meno voglia di alimentarsi. Noi dobbiamo pensare a questo aspetto qui, altrimenti buttiamo veramente un sacco di tempo nella spazzatura, intervenendo con delle cose che ci sembrano le più mirate, ma che non hanno degli outcome sulla salute della persona così straordinari. Quindi per me a tutte le età bisogna guardare questo aspetto qui, e soprattutto nelle fasi acute, perché una volta si parlava di convalescenza in termini forse enfatici, ma anche adesso una malattia acuta lascia degli strascichi, e questi strascichi sono legati anche all'aspetto nutrizionale, quindi interventi sono utili, laddove sono utili ovviamente, ecco, non è che si può pensare, come dicevi tu prima, che dando una bustina di Argivit si risolve il problema della patologia, ma sicuramente un intervento di significato, ecco. Può essere utile, privo di effetti collaterali. Un'altra domanda interessante: Argivit può avere un ruolo anche nel trattamento della sarcopenia nei pazienti con cancro? Renzo, Carolina, Edoardo? Direi allora, io posso dire l'esperienza che abbiamo noi. Allora, il paziente con cancro è curato dagli oncologi, cioè voglio dire, il focus non deve essere distolto da terapie attive, e le oncologie generalmente hanno dei sistemi di, come si dice, di supporto, supplemento per tutti gli altri problemi che sono anche quelli della malnutrizione. Se parliamo invece degli pazienti che sono usciti dai protocolli oncologici e che sono invece in attesa, cioè che non hanno più trattamenti attivi, ma che hanno dei declini che sono più o meno variabili, allora gli interventi dell'Argivit può avere un significato anche di tipo psicologico molto potente, perché lì la malattia è quella che guida la traiettoria della salute, cioè se c'è un cancro non c'è verso, non agiscono i farmaci chemioterapici, non possono attivare gli altri. Però è potente anche il senso di abbandono che può modificare la traiettoria delle persone. Quindi quando si intervengono sulle persone con delle cure che non sono sicuramente salvavita, ma sono in grado in qualche modo di produrre o di produrre un benessere in modo diretto o indiretto, a mio avviso questo può essere significato. Ecco, non so se si può chiamare Argivit questo farmaco, ma sicuramente potrebbe esserlo come uno strumento di avvicinamento alla persona, ecco. Carolina, un commento? Sì, sono prettamente d'accordo. Abbiamo detto che non stiamo parlando di un farmaco, ma di un integratore, di un nutracetico molto importante che ci ha dato grandi soddisfazioni, ma non è un farmaco salvavita, né tantomeno possiamo considerarla una terapia per il cancro, insomma. Sicuramente può dare un supporto notevole nella sarcopenia, questo non c'è dubbio. Ovviamente nel caso del cancro un coadiuvante di trattamenti più appropriati e più specifici, insomma.
Non vorrei passare un messaggio sbagliato, No, assolutamente. è chiaro che può essere un ausilio dal punto di vista della lotta alla sarcopenia e, come diceva Renzo, anche un valido aiuto psicologico, un integratore privo di effetti collaterali, molto semplice da prendere, e quindi questo può aiutare. Andiamo avanti, sono davvero tante le domande, abbiamo ancora 10 minuti. Vincenzo Romano chiede: qual è il ruolo di Algivit nel long Covid? Carolina, magari Edoardo, se riusciamo a fare un tentativo, vediamo. Devi accendere il microfono, Edoardo. Abbiamo Non sente. Ci sei, Edoardo? Dobbiamo, allora, Carolina, abbiamo qualche problema di audio. Mi dicono dalla regia Sì, in realtà noi abbiamo... il problema sono le cuffie. Comunque vai, Carolina, vai. Rispondo io. Noi abbiamo attivato l'ambulatorio del long Covid, che ovviamente presenta una molteplicità di fattori, che sono appunto il ritorno alla normalità, le difficoltà respiratorie, pazienti che hanno sviluppato fibrosi polmonare, e pazienti che hanno anche sviluppato problemi di tipo cardiologico, pazienti che hanno iniziato una terapia con anticoagulanti per via orale dopo fenomeni, diciamo, di tromboembolia polmonare submassiva. E quindi poi ci siamo trovati anche davanti a pazienti con esiti di sarcopenia, cioè pazienti che magari percorrevano 10 km in un'ora, che avevano un'attività podistica amatoriale, che dopo il Covid non riescono a tornare ad una vita normale, anche pazienti appunto giovani e sportivi. E senza dubbio l'Argivit può dare un notevole supporto a questi pazienti, può aiutare anche nel recupero delle performance muscolari. Sì, su questo non c'è dubbio. Noi lo abbiamo fatto, lo stiamo tuttora facendo, insomma. Andiamo, vai Renzo, vai. Ma no, volevo anch'io fare un commento, perché ovviamente pazienti che hanno avuto il Covid, chi sono guariti dal Covid, abbiamo dovuto averci a che fare anche noi. E come diceva prima la dottoressa, che a 6 mesi il 60% dei pazienti avevano ancora sintomi respiratori, certamente, ma molti erano aspetti legati all'astenia, alla faticabilità, più aspetti aspecifici come la difficoltà della concentrazione, la labilità emotiva, disturbi del sonno e così via. Non sono stati studiati in modo sufficiente, anche perché il tempo per gli studi, e poi o si coglie quel momento o non si coglie più, o si è accolto quel momento o si coglie più. E poi tutti i Covid che sono venuti dopo erano Covid di pazienti vaccinati, quindi avevano caratteristiche completamente diverse rispetto ai precedenti. Io credo che ci sia spazio per integratori in questi pazienti, perché è un'area così molto specifica che non colpisce soltanto un unico organo, ma con un intervento integrato può aver significato. Funzionano trial legati, non so, all'antinfiammazione. Credo che questa classe diciamo di composti possa avere un significato. Certo è che chi ha avuto il Covid allora ha fatto molto fatica a venircene fuori, e molti non ne sono completamente usciti. E noi abbiamo prestato, soprattutto qui al nord, moltissima attenzione alla sopravvivenza, un po' meno alla qualità. D'altro canto dovevamo fare quello, non potevamo fare il resto, ma sicuramente poi abbiamo visto quello che c'era in questa area grigia di pazienti che a 6 mesi avevano per il 60% ancora dei sintomi legati alla malattia. Questo non è poco, e molte persone probabilmente si porteranno via gli esiti per tutta la vita. Ecco, questo è sui quali forse si può intervenire ancora. Abbiamo 11:44, abbiamo ancora 5 minuti, 3 domande. Allora, una domanda per il dottor Pone, però vediamo chi risponde. L'integratore per la sarcopenia e più in generale i nutraceutici, da chi devono essere prescritti? Medico di medicina generale, geriatra, altri specialisti? Altro quesito. Il medico di base che ruolo può avere nel trattamento della sarcopenia? Cominciamo con Carolina. Proviamo un ultimo tentativo. Edoardo, ci sei? Non ci siamo purtroppo. Carolina, poi Renzo. Sì, allora, prima, quando nella domanda precedente si chiedeva anche quali erano i singoli elementi che in qualche modo potevano aiutare.
Il paziente Covid è un paziente che va incontro anche a delle sudorazioni profuse. Molto spesso, soprattutto nell'ultima variante, abbiamo osservato che questi pazienti venivano in ospedale riferendo proprio queste sudorazioni profuse. L'Argivit contiene anche magnesio, potassio, elettroliti, quindi anche questo contribuisce, no, poi al benessere dato dall'integratore. E la domanda che mi avete fatto, ricordatemi, mi sfugge un attimo adesso, l'ultima? Era per quanto Ah, il riguarda... medico di base, chi lo deve prescrivere? Beh, penso che sicuramente il medico di base è protagonista nella gestione del long Covid, o almeno così dovrebbe essere. Il paziente dovrebbe prendere in carico la patologia, avere anche lui, insomma, un certo tatto, una certa sensibilità nel capire che una riduzione della muscolatura significa che il paziente anziano non esce più di casa, non fa le sue passeggiate mattutine, è più a rischio di caduta, a rischio di osteoporosi. Quindi il medico di medicina generale, insomma, sono concetti che dovrebbe conoscere e sapere, quindi senza dubbio sì, può partire da lui. Poi ovviamente noi che siamo ospedalieri lo facciamo, sia in qualità come internisti, come geriatri, come fisiatri, come ortopedici, cioè qualunque specialista può prescrivere un integratore, non è di appannaggio di uno specifico medico, assolutamente. Senza dubbio sì, i medici di medicina generale, a mio parere, soprattutto per il long Covid del paziente anziano, sono i protagonisti, perché molto spesso non escono più di casa, e quindi sono loro che vanno a domicilio a visitare il paziente e a capire la problematica dell'immobilità. Come ha spiegato molto bene il professore Rozzini, sarcopenia significa fragilità, significa maggiore vulnerabilità del paziente e quindi senza dubbio una mortalità maggiore del paziente. Certo. È Dentro il tutto commento dicevo strettamente comunque correlato, insomma. che è un integratore, quindi il singolo cittadino lo può anche acquistare tranquillamente Assolutamente, da solo, non c'è senza neanche bisogno la di prescrizione, insomma. prescrizione medica. Penso un commento veloce, abbiamo ancora 2 domande, poi dobbiamo chiudere su questo aspetto. No, allora, il medico, qualsiasi medico deve sapere che esiste il problema della sarcopenia. Sarcopenia significa riduzione della massa e riduzione della forza. In tutte le famiglie oggi c'è il saturimetro. In tutti gli studi medici dovrebbe esserci un Un dinamometro handicap. e tutti i pazienti di età ultra 75 anni dovrebbero essere sottoposti alla misurazione come si misura la pressione e misurare la forza. Non è una prova difficile. Se si trova un aspetto patologico si dovrebbe considerare. Altrimenti continuiamo ad essere specifici, a dire il grande vecchio, il nonnino, il paziente fit, il paziente robusto, il paziente fragile. La geriatria ha dei nomi e dei cognomi che sono precisi. Sarcopenia ha un significato, se c'è si deve intervenire. Fragilità ha un significato, se c'è bisogna intervenire. Disabilità ha un significato, se c'è bisogna intervenire. Ecco, Giusto. uscire da una specificità che è anche volgare per tutti gli aspetti e usare invece una terminologia che permette poi di partire con degli interventi che adesso potrebbero essere efficaci nel 40%, nel 50%, nel 30%, ma ci deve essere una sorta di punto di partenza misurabile e per quanto riguarda la sarcopenia questo c'è e poi dovrebbe essere utilizzato. Già sarebbe quindi uno screening fatto in questo termine qui, potrebbe far partire poi delle proposte terapeutiche e tra queste anche ovviamente l'integratore come l'Argivit. Ecco, questa è la mia considerazione. Certo. Grazie. Le ultime 2 domande. Francesca Filippini chiede: possiamo quindi ipotizzare che un soggetto allettato per tempo, ad esempio a seguito di traumi o interventi ortopedici, vada incontro a sarcopenia e che Assolutamente. l'utilizzo di prodotti come Argivit determinino la possibilità di ridurre i tempi di recupero e di ottimizzare la riabilitazione? Carolina. Io credo di sì. Ovviamente bisogna associare all'integratore una corretta riabilitazione motoria del paziente, eventualmente associarlo anche con altri prodotti maggiormente specifici per la sarcopenia. I fisiatri, i fisioterapisti conoscono molto bene la problematica. Se non si interviene, la riabilitazione non sarà efficace e il paziente sarà costretto all'immobilizzazione e quindi a tutti i sintomi e segni della sindrome da immobilizzazione che, come sappiamo, porta a morte il soggetto. Quindi senza dubbio sì, ha un ruolo importante, sempre in sinergia con tutti gli altri aspetti, in primis la riabilitazione motoria che è fondamentale. Certo, nel senso proprio anche del termine integratore che deve integrare evidentemente un approccio olistico. L'ultima domanda: sono consigliati dei cicli di terapia e per quanto?
Noi abbiamo fatto 21 giorni, per i pazienti Covid abbiamo fatto 21 giorni di terapia. In realtà i pazienti hanno continuato poi ad assumere l'integratore anche nel long Covid. In genere comunque è un ciclo di 20 giorni al mese, insomma. Questo è il nostro atteggiamento. Poi ovviamente ci sono podisti, ad esempio, che lo utilizzano tutti i giorni, cioè coloro che si preparano ad una maratona usano l'integratore tutti i giorni per tutta la durata della preparazione, quindi dipende appunto anche dalla tipologia di paziente che abbiamo davanti. Certo. 11:50 dobbiamo chiudere. Abbiamo visto come l'Algivi può essere un utile strumento nel Covid, ma più in generale nella lotta alla sarcopenia. È un integratore, non è un farmaco salvavita, però può essere utile. Abbiamo visto uno studio pubblicato su una rivista importante quanto è stato utile, uno studio tutto italiano svolto a Napoli. Come ci ha detto il professor Rozzini, è importante in generale non banalizzare la sarcopenia e affrontarla. Algivi può essere uno strumento importante. Grazie a Carolina, grazie a Renzo, grazie a Edoardo. Grazie. Qualche problema di collegamento, ma sei stato ampiamente sostituito dalla tua collega. Grazie per ancora 48 partecipanti. Grazie a tutti voi, grazie a Scolapio che ha reso possibile questo incontro con la stampa. Buona giornata a tutti. Grazie, arrivederci.